Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Eccoci al video più maledettamente devastante che probabilmente abbia mai fatto su One Piece. Preparate i rosari e i crocifissi, perché quello che sto per raccontarvi farà sembrare i vostri voli pindarici, le vostre teorie, i vostri collegamenti su qualsiasi cosa in One Piece degli innocui raccontini della buonanotte. Oggi ci divertiamo, sto delirando ovviamente, un capitolo difficile da analizzare, soprattutto perché ogni dialogo qua è importante e purtroppo non ci sono RAW che contengano i testi originali e quindi bisogna un po' divertirci, saltare un po' di palo in frasca e speculare. Allora, premetto subito, e lo dico con tutto l'amore del mondo per i complottisti, amici miei, quello che oggi dirò sono ipotesi, sono idee nate da una conversazione che ho avuto con il mio amico sacerdote, Don Francesco Pio, che incredibilmente è più ossessionato di me da One Piece. Non stiamo dicendo che Oda sia segretamente un satanista travestito da mangaka, ma porco il mondo. È curioso come tutti questi elementi si incastrino alla perfezione proprio nel capitolo 1150. Quindi lasciate un bel like, iscrivetevi e un bel commentino demoniaco per evocare l'algoritmo. Via. Allora, partiamo dal numero 1150, con un po' di numerologia spicciola che fa bene. E già sento i primi che dicono, ma che cazzo, è solo il numero del capitolo. Ecco, bravi. Pensate davvero che Oda, cioè l'uomo che ha pianificato una saga di 30 anni dove ogni piccolo dettaglio si incastra alla perfezione come un puzzle, abbia scelto questo numero a caso per farci vedere Imu che trasforma gente in demoni? Ma fatemi il piacere. 1150, nella numerologia tradizionale, porta con sé significati profondi legati alla trasformazione spirituale e al giudizio divino. Il numero 1 rappresenta l'inizio, la leadership, il potere primordiale. Il 5 rappresenta il cambiamento, la trasformazione, il ribaltamento dell'ordine esistente. E poi lo 0 amplifica e moltiplica queste energie. Ma quello che è davvero agghiacciante è come questo numero si manifesti proprio nel momento in cui Imu rivela il suo vero potere. Non è solo il capitolo dove vediamo i contratti demoniaci, è il capitolo dove assistiamo alla trasformazione completa della natura stessa della serie. Dal 1997 One Piece è stato pirati, avventure, frutti del diavolo che al massimo ti facevano diventare un dio di gomma o ti trasformavano in una giraffa ridicola. Ma nel capitolo 1150, boom! Improvvisamente siamo catapultati in una dimensione da film dell'orrore. Magia nera, contratti demoniaci, trasformazioni infernali. È come se Oda avesse detto, bene, ora che vi siete affezionati a tutti i personaggi e tutte le varie cose, vi rivelo che stavate leggendo un manuale di demonologia travestita da shonen. Meraviglioso, è un pazzo. Però andiamo al pezzo forte di oggi, il nostro re del mondo incazzato. Ecco, qua entra a piedi pari il buon Don Francesco, che mi ha ricordato dell'Apocalisse di Giovanni, quello dove si parla della bestia con il numero 666. Ecco, per secoli gli studiosi cristiani hanno identificato questo numero con Nerone Cesare, proprio per una questione linguistica legata all'ebraico che viene collegato a dei numeri. E Nerone Cesare chiaramente è l'imperatore che ha praticamente inventato il concetto di cattivo assoluto 2000 anni fa, no? Prima che venisse poi riproposto al cinema. Ora guardate Imu, che Oda proprio ha chiamato Nerona Imu. Le somiglianze tra Nerone storico e Nerona Imu sono talmente precise che fanno sembrare le teorie del multiverso Marvel un capolavoro di sottilità. Nerone che brucia Roma, anche se dicono che forse non è vero, ma non è importante ai fini di questo video. Imu che usa la Mother Flame per bruciare e cancellare intere isole della mappa, o Imu che dice oh Marigia è in fiamme, magari veramente è stato lui. Nerone che perseguitava i cristiani, Imu che stermina chiunque porti avanti una ricerca storica, Nerone che si fece adorare come un dio, Imu che governa da un trono vuoto che vuota un cazzo. Chiaro, sono tutte coincidenze. Io sto parlando di coincidenze, ipotesi, stiamo delirando, ma il bello arriva adesso,
perché quello che succede nel 1150 è talmente assurdo che neanche Dan Brown, nei suoi deliri più creativi, ci sarebbe mai arrivato. Cioè Imu tira fuori una tecnica che in giapponese si chiama Akuma Keiyaku, letteralmente contratto demoniaco, che è ciò che avevamo sempre immaginato potesse succedere, il contratto col demonio, vendere l'anima al diavolo. E non è fantasia casuale, ragazzi, questa qua è demonologia medievale applicata punto per punto. Io che pensavo che la cosa più satanica di One Piece fosse il prezzo delle action figure in Italia. Venite in Giappone con noi a comprare le action figure. Guardiamo i kanji, che qui Oda ha fatto il figo, no? Akuma, che significa demone, diavolo, il classico inquilino dell'inferno con corna e forcone, e poi Keiyaku, che significa contratto, patto, quella roba che firmi quando vuoi vendere l'anima al demonio o anche per diventare famoso su TikTok. E poi c'è la genialata linguistica con Oda che si inventa sto furigana in katakana, cioè Akuwaru, che non vuol dire niente, forse, perché non si ben intende effettivamente, sembra quasi una forzatura latina arcaica, un ars quorum, qualcosa di questo tipo, con robe che se la trovi scritta in un grimonio medievale, la prima cosa che fai è bruciare tutto e cambiare continente. Cioè, Oda è impazzito, veramente. Qui, amici, che magari fino a ieri pensavamo che il massimo della malvagità in One Piece fosse Spandam o Crocodile o queste cose qua. Ecco, arriva la lezione di demonologia gratuita, perché nella Cabala nera, quella vera, non quelle delle teorie complottiste su Facebook, i contratti demoniaci seguono regole più rigide del regolamento della serie A. C'è sempre uno scambio. Anima per potere, immortalità per sottomissione eterna, forza sovrumana per trasformazione in mostro dell'inferno. E che cosa ci fa, no? Il buon Imu in questo capitolo? Ecco esattamente questo. Trasforma Dory e Broghi in demoni con corna, ali, tridenti, come se fossero usciti direttamente da un quadro di Hieronymus Bosch, dopo una nottata di bevute pesanti. Andate a vedervi i quadri di Hieronymus Bosch, fanno veramente impressionante. Gli dà immortalità e forza che li rende praticamente invincibili, ma in cambio prende una porzione della loro vita. Non solo anni, ma l'essenza spirituale stessa, l'anima. E Dory e Broghi ora sono tecnicamente morti, ma morti dentro quanto i miei sogni di vedere Uruge che si unisce a Barba Nera. Mantengono i corpi, le memorie, ma hanno perso la volontà. Sono diventati estensioni di Imu, schiavi demoniaci più efficienti di un call center automatizzato con le AI. E questa non è creatività narrativa a caso, è un fottuto manuale di demonologia medievale tradotto in giapponese e serializzato su Weekly Shonen Jump. Qui ogni dettaglio corrisponde alla descrizione tradizionale. Perdita dell'anima, trasformazione fisica, poteri sovrumani, sottomissione eterna. Cioè ragazzi, se Oda non ha letto qualcosa di demonologia, allora è il caso più incredibile di sincronicità dalla nascita dell'universo, sta roba è pazzesco. Ma se pensavate che Oda avesse finito di traumatizzarvi, preparatevi perché il secondo attacco di Imu, ovvero quando effettivamente fa il capovolgimento infernale per trasformare Broghi in un demone, è un capolavoro di sadismo linguistico che farebbe anche invidia al buon Dante in una giornata particolarmente ispirata. Si chiama Kokuten Shiai. Questo Shiai, se avete visto la live di lunedì, lo dovreste conoscere, proprio il kanji di dominio, no? Il dominio, proprio il dominio di Dio che diceva nel capitolo scorso. Però ci dice Oda che si legge domi reversi. E praticamente che cosa vuol dire? I kanji sono chiari come uno schiaffo in faccia. C'è Kuro, che significa nero, cioè l'oscurità che inghiotte tutto. Poi c'è Ten, che è l'inversione, il ribaltamento, cioè dove poi tutto va al diavolo, effettivamente. Poi c'è Shiai, che è il dominio assoluto, il controllo totale. Sei fottuto e non c'è niente che puoi fare, insomma. E letteralmente significa dominazione attraverso l'inversione oscura, che è il tipo di nome che ti aspetti da un boss finale, non da una tecnica che preannuncia l'inizio di questo grande battaglione tra i Mugiwara, tra i buoni e il cattivo. Ma la vera genialata, e qui devo fare i complimenti al nostro sensei per il livello
di infernalità è la lettura forzata, domi reversi, che non è giapponese, ma è proprio latino puro traslitterato in katakana. Possiamo leggerci sia Domination Reverse, che chiaramente fa riferimenti ai due kanji, no? Dominazione e ribaltamento, oppure potremmo anche leggerci Dominus, giusto Domi, quindi il padrone Dio, no? È Dominus. E reversi è pure anche quel gioco dove ribalti le pedine da bianco a nero, non so se lo conoscete, che è esattamente quello che sta succedendo ai giganti di Elbaf. Una metafora perfetta per quello che succede. I giganti bianchi e puri di Elbaf vengono ribaltati e trasformati in demoni neri. Bellissimo. E nel satanismo, nell'occultismo, uno dei principi fondamentali è l'inversione di tutti i valori divini. Il bene diventa male, la giustizia diventa oppressione, la libertà diventa schiavitù, la vita diventa non morte demoniaca. E quindi Domi Reverse è il momento dell'inversione apocalittica, dove l'anticristo prende controllo e perverte l'ordine divino istituito da Nika. La simmetria tra Nika e Imu diventa terrificante quando vista da questa prospettiva. Nika ride e libera, porta gioia e liberazione. È energia solare positiva che risveglia la libertà negli altri, trasforma la sofferenza in risate. Imu domina e corrompe, porta terrore e sottomissione, usa fiamme distruttive che cancellano l'esistenza stessa, trasforma gli altri in demoni schiavi. È Cristo contro l'anticristo, il Salvatore contro la bestia, la luce contro le tenebre. E tutto questo si rivela nel capitolo 1150, come se Oda avesse aspettato fino ad ora per mostrare finalmente le sue carte. Per quello che sta saga sembrava un po' lenta, non tanto perché è lenta, è velocissima in realtà, ma la narrazione andava molto tranquilla, molto tranquilla, molto tranquilla. E poi boom! Arriva giù come una martellata sui maroni. Ecco, l'Apocalisse di Giovanni parla di 42 mesi di dominio dell'anticristo. Un periodo limitato ma devastante. E in One Piece Oda ha detto 42 mesi, ma che roba da principianti, ha esteso il tutto 800 anni, perché se devi fare l'anticristo meglio farlo bene, no? E il secolo vuoto non è una storia cancellata, è l'Apocalisse di One Piece con tutti i crismi. Ricordatevi che cosa c'era scritto nell'Harley, no? Joy Boy che viene sconfitto, quindi la morte del Cristo, Imu che prende il potere, l'ascesa dell'anticristo, l'uomo diventa Dio dopo aver ucciso il sole, e seguono 800 anni di oppressione sistematica dove chiunque cerchi la verità viene cacciato come un criminale. È come se Oda avesse letto l'Apocalisse e avesse pensato, figo, ma io posso farlo più lungo e più depressivo. Capiamo. Ma come nell'Apocalisse cristiana, questo dominio non è eterno. Il ritorno di Nika rappresenta la parousia, la seconda venuta del Cristo che tornerà per giudicare i vivi e i morti e instaurare il regno di Dio sulla terra. I 5 anziani sono i falsi profeti più convincenti dal tempo delle televendite notturne con Roberto il Baffo, vecchio cuore. Parlano con autorità divina ma servono il male, hanno poteri demoniaci nascosti nelle loro forme yokai, che ora hanno perfettamente senso, e mantengono l'illusione del trono vuoto. Non c'è nessun re del mondo. Certo, io sono la regina d'Inghilterra. La struttura del governo mondiale rispecchia perfettamente una gerarchia demoniaca tradizionale. Imu al vertice come signore dei demoni, i 5 anziani come principi demoniaci, i cavalieri di Dio come esercito demoniaco d'élite e poi la marina come soldati corrotti che ignorano di servire il male. Mentre i portatori della D sono i santi più sfigati della storia della letteratura. Immaginatevi, sei segnato dal divino per resistere all'anticristo, ma non lo sai perché sei un guscio vuoto, e invece di poteri angelici ti ritrovi ad essere inseguito dai Marines per 800 anni. È come vincere la lotteria della predestinazione e scoprire che il premio è una vita di merda. Sono gli eredi del nome proibito, cancellato dalla storia, naturalmente opposti al governo mondiale, portatori di una volontà di resistenza che viene dal divino, la mezzaluna, la luna, lo stesso sogno, no?
Però qualcosa si è rotto e quindi niente. Per il momento, punto di domanda, attendiamo risposte. Però ogni volta che qualcuno con la D raggiunge una posizione di potere o minaccia l'ordine costituito, viene ostracizzato. Rox, Luffy, Teach, no? Ma non possono essere completamente sterminati, perché anche se la loro famiglia viene distrutta, la loro fiamma continua ad ardere, ci raccontava Barbabianca, no? Perché portano in sé qualcosa di divino che li protegge. Questa volontà della di D, diventa così lo spirito di resistenza divina che si oppone per natura all'anticristo. Come i santi dell'Apocalisse che non adorano la bestia né la sua immagine e non ricevettero il marchio sulla fronte e sulla mano. Ecco, i portatori della D si rifiutano di sottomettersi al governo mondiale anche quando questo significherebbe salvarsi la vita. Basti vedere Garp. Garp appartiene al governo mondiale perché è un marine, anche Saul appartiene al governo mondiale, ma Garp si rifiuta categoricamente di sottomettersi alla volontà dei draghi celesti e Saul alla prima occasione buona prende e se ne va. Ecco, mentre l'Apocalisse parla del marchio della bestia necessario per comprare e vendere, nel mondo di One Piece questo marchio è l'obbedienza cieca al governo mondiale. Chi non si sottomette viene marcato come criminale, pirata, rivoluzionario e perseguitato fino alla morte. Ma i portatori della D portano invece il nome di Dio. Sono sigillati con il nome divino che li protegge dalla corruzione totale. Probabilmente non possono neanche essere trasformati in demoni attraverso i contratti di Imu. Sono immunizzati spiritualmente contro la corruzione dell'anticristo. E a proposito di anticristo, un dettaglio che non possiamo ignorare è il libro magico che Imu usa per evocare armi e sigilli demoniaci. Nella tradizione occulta occidentale, i grimori sono libri di magia nera, manuali per evocare demoni, contratti scritti con entità infernali, chiavi per aprire portali dimensionali. E il grimorio di Imu non è un semplice strumento narrativo, perché qua è la materializzazione del potere dell'anticristo, il mezzo attraverso cui corrompe la creazione stessa. Ogni volta che apre quel libro sta attingendo direttamente alle forze infernali per pervertire l'ordine naturale. E nella demonologia tradizionale i grimori contengono i veri nomi dei demoni, le formule per evocarli, i prezzi da pagare per i loro servizi. Sono libri pericolosi che corrompono chi li usa, anche quando il lettore pensa di controllarli. E il fatto che Imu abbia bisogno di un grimorio suggerisce che anche lui è soggetto a certe regole. Non può creare dal nulla, deve seguire formule precise, pagare prezzi specifici, rispettare contratti ancestrali. È potentissimo ma non è onnipotente, ha dei limiti, delle vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate, soprattutto da chi ha il potere di annullare i poteri del diavolo. Vi viene in mente qualcuno? Ora, devo essere onesto con voi. Quello che vi ho raccontato oggi è basato su pochissime righe della versione originale giapponese, che attualmente purtroppo ha meno dialoghi di un quaderno da colorare. Abbiamo le immagini, abbiamo i nomi degli attacchi di Imu, ma non di più. Ci sono qualche balloon, qualche stralcio, ma manca veramente tutto, praticamente manca tutto. Questo significa che quello che abbiamo analizzato è solo l'antipasto di un banchetto di follia che ci aspetta. Quando avremo la traduzione completa, e l'originale completo soprattutto, quindi potremo analizzare ogni singola sillaba che esce dalla bocca di Imu, sono sicuro che emergeranno connessioni così assurde da far sembrare questo video un documentario sulla coltivazione delle margheritine. E per questo motivo vi ordino, sì, lo ordino perché la democrazia è sopravvalutata, di tornare lunedì pomeriggio per l'analisi assoluta e definitiva del capitolo 1150. Faremo come abbiamo fatto per il capitolo 1149 e se non l'avete ancora visto, recuperatelo immediatamente perché è solo nutrimento per le vostre anime. Non facciamo la solita roba da sagra dell'uva dove si riassume quello che è successo e oh che bello, incredibile. Noi andiamo a fondo come trivelle petrolifere impazzite. Analizziamo ogni kanji, ogni virgola, ogni sospiro di Oda per scoprire che segreti ha nascosto nei suoi quasi 30 anni di genialità criminale.
Insomma, ragazzi, ragazze, quello che si sta delineando è una battaglia finale che farà sembrare Marineford una rissa da bar di provincia. Siamo già dentro la battaglia finale, ve l'ho già detto, questa è già iniziata, è cominciata da quando i Cavalieri di Dio hanno messo piede su Elbaf. Non stiamo andando verso un semplice scontro tra pirati e marine. No, stiamo andando verso l'Armageddon, verso il Ragnarok, la battaglia finale tra le forze del bene e del male. E Luffy rappresenta la libertà divina travestita idiota di gomma. Quando ride non sta solo esprimendo la sua felicità, ma sta manifestando una forza divina che può spezzare qualsiasi catena, anche quelle metaforiche, della depressione del lunedì mattina. I suoi poteri sono alimentati dalla gioia, che è l'opposto perfetto della paura che usa Imo. Imo rappresenta il controllo totale, Shiai, mascherato da ordine mondiale. I suoi poteri sono alimentati dalla sofferenza altrui. Infatti taglia la mano di Brogy, Brogy impazzisce dal dolore e lì lo sottomette. È praticamente il capo che vi fa lavorare il weekend per il bene dell'azienda. Le loro armi sono spirituali. Nika usa i tamburi della liberazione, la musica divina che risveglia le anime. Imo usa la dominazione nera invertita, i patti demoniaci che corrompono l'essenza dell'essere. Luffy risveglia gli animi della gente, redimendo le anime perdute. Guardate la sua storia. Tutti quelli che ha incrociato, buoni o cattivi, in un modo o nell'altro, hanno avuto un moto d'animo che li ha portati a capire certe cose. Salvo uno in particolare, Doflamingo, ma lui è una storia a sé. Imo invece trasforma in demoni, porta la dannazione eterna. È Gesù contro Satana, ma con più pugni elastici e meno predicazioni noiose. Però, e c'è un grosso però, un grosso ma, c'è un terzo incomodo che sta per sconvolgere tutto questo schema perfetto. Barba Nera. Mentre noi siamo qui a analizzare Cristo contro Anticristo, lui pare che stia per fare la sua mossa, no? Come un toro in una cristalleria. E questo, cari miei amici, cambia tutto. Perché vedete, nella teologia cristiana esiste anche l'apostata, colui che tradisce il divino non per servire il male, ma per diventare male lui stesso. Giuda che non si accontenta di tradire Cristo, ma vuole prenderne il posto. Barba Nera è il portatore della D impazzito, è quello che dovrebbe essere dalla parte di Nika, ma forse ha scelto di andare oltre il suo destino, di ribaltarlo. Non serve Imu, ma vuole sostituire Imu. Non vuole liberare il mondo, vuole conquistarlo per sé. Quindi se Imu è Nerone anticristo, Barba Nera è Giuda l'apostata che fa scacco matto al re per diventare lui il mostro finale. È il D che ha rotto il patto divino per creare il proprio regno di tenebra. E questo è terrificante perché significa che la battaglia finale non è a 2 ma è a 3. Nika, Cristo che libera, Imu anticristo che corrompe, Barba Nera l'apostata che tradisce e conquista. Quindi questo è un triangolo apocalittico perfetto. 3 forze che si contendono il destino del mondo, con Barba Nera che però potrebbe eliminare Imu e diventare il vero boss finale, il traditore che supera persino l'anticristo in malvagità. Meraviglia, meraviglia. Speriamo che sia qualcosa di questo genere, perché se si prefigurasse così io farei salti di gioia. Basta, mi fermo qua, perché sennò vado avanti a delirare in eterno. Mi serve la vostra mente, i vostri commenti. Cosa ne pensate? Scrivetelo qui sotto. Datemi fuoco se mi sono inventato troppe stronzate. Sono diventato completamente pazzo. Ho scoperto il codice segreto di One Piece. Scrivetelo nei commenti, ma fate attenzione perché io leggo tutto e vi rispondo sempre se c'è bisogno di rispondervi. Altrimenti vi ricordo che il mercoledì su Delevida alle 22.50, no non è vero, su YouTube alle 15 leggo i vostri commenti, li analizziamo, li affrontiamo di petto, perché ovviamente le vostre menti sono pullulanti di inferno. Dai, va bene, basta cazzate. Se questo video vi ha fatto venire un'epifania religiosa o almeno vi ha intrattenuto mentre
procrastinavate i vostri doveri, lasciate un bel like e iscrivetevi. Ho bisogno di numeri per alimentare il mio ego smisurato, mi raccomando. Allora, la prossima volta, lunedì pomeriggio, vi ricordo che andremo ancora più a fondo del sistema simbolico di Oda con l'analisi completa del capitolo 1150. Quindi mi raccomando, non mancate, perché faremo veramente dei viaggi incredibili. Vi ricordo che domani, domenica 1 giugno, ci vedremo in serata l'anime di One Piece sul canale Twitch Bike and Raft TV. Quindi iscrivetevi anche di là, ci vediamo l'anime insieme. E basta, penso di avervi detto tutto. Fate i bravi, divertitevi. Se volete aiutarmi con una super chat, con una donazione, con qualsiasi cosa per supportare il mio lavoro, il mio delirio, avete tutti i modi per farlo. Oppure abbonatevi al costo di un Vega Caffè al mese, una cazzata, e mi aiutate a sopravvivere. Sembra che vi sto facendo l'elemosina, ma è così. Fate i bravi, divertitevi, alla prossima. Ciao ragazzi.